Ciao, in questo video ti mostro come ho creato questo orlo zigzag multicolor su questa t-shirt arcobaleno che ho cucito per il costume da carnevale di mia figlia, eccolo qui. Ho realizzato un orlo zigzag arcobaleno sul fondo della t-shirt, sulle maniche e ho impunturato il margine del collo. Ti ricordo che se vuoi imparare a cucire o migliorare la tua tecnica ci sono i miei corsi di cucito online, li trovi su www.cucitoespresso.it. Per realizzare questo orlo arcobaleno ho utilizzato un filo Mini King Multicolor di Gutermann. Il Mini King Multicolor è un filo in poliestere con titolo 120, quindi è leggermente più sottile del classico cucitutto ed è disponibile in 6 diverse colorazioni. Io ho queste due a casa e per la t-shirt arcobaleno ho utilizzato questa, la colorazione 9822. Una volta cucita la t-shirt andrò a impunturare il collo e a cucire gli orli. Ho preventivamente stirato tutti gli orli e li ho imbastiti sulla t-shirt con questa colla per tessuti temporanea. Ti ho mostrato come utilizzarla in un precedente video, ti lascio il link nell'info box sotto il video o sul video in alto a destra. Se hai la tagliacuci, prima di fare il punto zigzag per impunturare gli orli, puoi rifinire il bordo degli orli, quindi farlo prima di imbastire con la colla l'orlo al capo. Ti ricordo che trovi come sempre l'elenco dei prodotti che utilizzo nel video nel box descrizione sotto. Per utilizzare un cono sulla macchina per cucire utilizzo questo strumento, il supporto per coni, che posiziono dietro la macchina in questo modo. Ci inserisco il cono e procedo con la realizzazione della bobina come faccio sempre, seguendo i passaggi di infilatura della mia macchina. Una volta pronta la bobina la inserisco e dopo aver infilato tutta la macchina infilo la cruna del lago. Di solito quando cucio il jersey con la macchina per cucire monto anche un piedino doppio trasporto che mi aiuta nel trasportare meglio il tessuto, in questo caso a maggior ragione perché ho cucito delle righe e di solito nell'allineamento delle righe il piedino doppio trasporto aiuta molto. Per cucire l'orlo ho utilizzato un ago jersey finezza 80 e ho scelto un punto zigzag per due motivi. È uno dei punti più elastici che posso fare con la macchina per cucire, in questo modo manterrò l'elasticità del tessuto e della maglia. Secondo, con il punto zigzag metto in evidenza maggiormente la cucitura multicolor rispetto a un punto dritto. Ho fatto quindi una prova di cucitura per scegliere la lunghezza e la larghezza del punto zigzag provandone varie. Alla fine ho optato per una lunghezza del punto 2,5 e l'altezza standard impostata dalla macchina a 3,5. Ho torto la base porta strumenti e ho lasciato il braccio libero della macchina, ho quindi cucito l'orlo. Ho cucito anche l'orlo delle maniche. E ho impunturato la cucitura del collo. Ecco qui l'effetto sulla t-shirt. Il filo Mini King è perfetto anche sulla taglia cuci, per montarlo sulla macchina basta togliere i supporti per cono trasparenti, posizionare i coni e poi infilare la macchina. Ti ricordo che se vuoi imparare a usare la taglia cuci o migliorare l'utilizzo della tua taglia cuci, c'è un corso specifico sulla taglia cuci che si chiama Impara a usare la taglia cuci e cuci la t-shirt sul mio sito cucitoespresso.it.
Ti mostro come viene la cucitura. Io in realtà non l'ho realizzata così sulla mia t-shirt perché l'idea di utilizzare questo filo mi è venuta solo a t-shirt conclusa, quando mi mancava da cucire soltanto l'orlo e l'impuntura del collo, ma sarebbe venuta molto bella anche internamente se l'avessi cucita sin da subito con questo filo arcobaleno. Ecco quindi l'effetto con la tagliacuci. Un effetto simile, visibile dal dritto della t-shirt, lo potresti ottenere se hai una cover stitch che ha un punto copertura superiore, quindi visibile dal dritto. Per questo video è tutto, se ti è piaciuto il video condividilo, ricordati di iscriverti al canale per non perderti neanche un video. Mi trovi anche su Instagram e Facebook come la Dulsatina e ci vediamo presto per un nuovo video. Ciao!